Buongiorno o buonasera, a seconda di quando mi guardate. Per chi ancora non mi conosce, io mi chiamo Emiliano Bultrini, sono dottore di ricerca in storia medievale e oggi vi do il benvenuto alla Corte del Barone. Questo è un luogo pensato per raccontare il Medioevo italiano, ma non quello delle sagre o delle serie TV. Il mio Medioevo è quello delle fonti, dei documenti e delle cronache. Voci dal passato che ancora parlano se impariamo ad ascoltarle. Questo canale nasce da una grande passione, certamente, ma anche da una convinzione, che la divulgazione debba essere coinvolgente e chiara, rispettosa dell'intelligenza di chi guarda e di chi ascolta, ma anche scientificamente rigorosa. D'altronde, chi vi parla è uno storico. Da oltre 15 anni, infatti, mi occupo del tardo Medioevo italiano, in particolare di guerra, di aristocrazia, di araldica e di simbolismo. Il mio lavoro si fonda sull'analisi diretta delle fonti, le cronache, le lettere, gli atti notarili e le epigrafi tombali, e ovviamente gli stemmi araldici segni di potere. Ho tenuto numerose conferenze pubbliche su temi storici e culturali e le mie pubblicazioni scientifiche sono disponibili sul profilo personale di accademia.edu nel link che trovate in descrizione. Il mio obiettivo è quello di raccontare la complessità del Medioevo, semplificandola ma senza banalizzarla. Io voglio che il vero Medioevo venga conosciuto. Per questo ogni episodio sarà una piccola lezione della durata di circa 25 minuti, registrata con voce chiara e ricca di immagini, ma pensata anche per chi ascolta in auto o in cuffia, senza bisogno di guardare lo schermo. Ma di cosa parleremo? Beh, innanzitutto dei grandi temi del Medioevo italiano, come il conflitto tra il papato e l'impero, i comuni e le crociate, Federico II e Carlo d'Angiò. Ma entreremo anche nel Medioevo minuto, le credenze popolari, il mondo dei simboli, il lavoro e le feste che scandivano ciclicamente il tempo dell'anno. E proprio dal tempo cominceremo il nostro viaggio. La prima puntata sarà infatti una spiegazione chiara e decisa di cosa è e di cosa non è il Medioevo. Ogni episodio si baserà su fonti storiche reali sempre citate e anche quando parleremo del mito o del simbolismo lo faremo restando fedeli al modo in cui la gente del Medioevo percepiva la realtà, perché la trasparenza per me fa parte dell'etica del divulgatore e prima ancora dello storico. Ed è proprio con questo spirito che ho scelto il nome del canale, La Corte del Barone. Premessa, il barone non sono io. Nel Medioevo, infatti, barone non era un titolo nobiliare nel senso puro del termine come spesso si crede oggi, ma una qualifica di prestigio. Designava il signore di uomini, capo militare e politico, dominatore di castelli e delle loro comunità. Le grandi famiglie romane, come i Colonna, gli Orsini, i Caetani o i Savelli, sono ricordate nelle fonti come i barones urbis, i baroni di Roma. E persino a Firenze Corso Donati fu detto il Gran Barone, per la sua arroganza certamente, ma anche per il suo prestigio personale. E per chi si sta domandando cosa fosse allora davvero la nobiltà, non temete, sarà un tema che affronteremo nel corso della serie. La Corte del Barone, dunque, è un omaggio a quella tradizione, uno spazio di parola e di ascolto, di autorevolezza e di rigore, dove si racconta il passato con passione e con fedeltà. Se tutto questo vi incuriosisce, vi invito a iscrivervi al canale e a seguire le prossime puntate. Queste usciranno indicativamente ogni 2-3 settimane, perché certi argomenti richiedono studio e meritano il tempo. Per non perdere i prossimi viaggi nel Medioevo italiano, attivate la campanella delle notifiche, è il miglior modo per restare aggiornati. E vi invito anche a lasciare commenti, domande o curiosità. Possono diventare nuove storie da raccontare. Inoltre, come ripeto sempre, non abbiate timore perché non esistono domande sciocche o inutili. Le domande sono sempre figlie di una mente curiosa e attenta. Un'ultima cosa che vale per tutti i divulgatori su YouTube. Se questo progetto vi piace, il vostro supporto è fondamentale. Un like, un'iscrizione, una condivisione sono piccoli gesti per voi, ma essenziali per me, aiutano il canale a crescere.
E se volete sostenere il progetto potete abbonarvi, oppure farlo appena sarà possibile, per ricevere oltretutto contenuti esclusivi come storie dietro le quinte. E infine, se avete amici che non parlano italiano ma sono affascinati dalla cultura medievale della penisola, nessun problema. Ogni puntata, infatti, sarà sottotitolata anche in inglese, a partire da questa. Io sono Emiliano Bultrini e questa era La Corte del Barone. Grazie.